Dato che domani dovrò smontare tutto perché ci stiamo trasferendo, oggi voglio fare un video dove vi spiego come ho impostato tutta la mia scrivania, sia per quel che riguarda tutti gli oggetti che ho scelto, di cui trovate un elenco con tutti i link qui sotto in descrizione, sia per quel che riguarda quelle che sono le accortezze ed i programmi che utilizzo per essere più produttivo nel mio lavoro. Ragazzi, so già che tanti di voi sottolineeranno il costo di tutta questa postazione. Sì, il tutto insieme costa 5.000 euro, ma voglio sottolineare che tutto questo è stato comprato man mano nel corso di anni e nel corso del mio lavoro, e che soprattutto tutta questa attrezzatura mi permette di lavorare in modo più produttivo ripagandosi migliaia di volte. Detto questo, fatto questo disclaimer, vi faccio vedere cosa ho scelto. Direi che possiamo partire dalla base. Qui, come potete vedere, il cable management lasciatelo così com'è, non l'ho fatto perché non sapevo quanto sarei rimasto, infatti ci trasferiamo. Abbiamo delle gambe Umi, che tra l'altro è un marchio di Amazon, rialzabili, infatti come vedete qui si possono salvare diverse misurazioni. Io gran parte della giornata lavoro in piedi, poi ogni tanto se sono più stanco mi siedo o magari vario la mia posizione, solitamente la vario moltissimo perché mi aiuta a stare più sveglio, e mi siedo in questo sgabello che è comprato dall'Ikea, come il piano di questo tavolo che deve essere costato attorno alle 30 sterline, quindi pochissimo. È un 75 cm x 150 cm, per chi volesse sapere le misure. Ora passiamo al core di questa postazione, che è la cosa che alimenta tutto. È un MacBook Pro da 15 pollici del 2017 e come vedete è collegato al monitor e anche all'iPad con sidecar. Con questo io attualmente faccio tutto o quasi, quindi è il core di tutto. Dopodiché qui dietro, come vedete, abbasso questo così potete osservare meglio, abbiamo tutto un accrocchio con microfono e fotocamera. Ho spiegato come ho fatto tutto questo anche con la testa girevole in un altro video, quindi vi consiglio di andare a vedere quel video se volete approfondire. Poi qui sopra abbiamo una Sony A6400 che in realtà non uso in questa postazione, ma uso per i miei video statici, che giro con tutto questo accrocchio. Metto la A6400 lì e la Canon 80D, che è la fotocamera con cui stiamo filmando ora, va a finire lì. Lo sfondo è questo, se avete visto un qualsiasi mio video statico lo riconoscete. Il concetto di tutto questo accrocchio è l'aumentare esponenzialmente la produttività, perché una volta tirate giù queste tende, accesa questa luce, collegato il microfono, ed il microfono è un Blue Yeti X, lo collego qui in modo tranquillo, schiaccio play, mi siedo qui, ho il microfono, la luce e posso iniziare a registrare. Tra l'altro il tutto è già impostato nel caso io voglia fare una live, perché qui ho il cavo HDMI che si collega alla scheda di acquisizione e il gato Camlink 4K che si collega direttamente al monitor, e poi il monitor è collegato al computer ed il microfono è USB ed è già collegato al computer. Il tutto, so che questo è un punto debole della mia postazione, è collegato al computer con questo hub. Qui abbiamo l'USB che si collega al monitor e qui abbiamo l'HDMI che si collega sempre al monitor, che ha un po' di porte USB in giro. Poi comunque ragazzi, se volete farmi alcune domande o partecipare alle mie live, qui sotto in descrizione trovate il link al canale Viola, dove faccio 3 live a settimana e rispondo a tutte le vostre domande. Detto questo, per quel che riguarda il flow lavorativo, io solitamente sul MacBook quello che faccio è tenere sempre il mio calendario con tutti gli impegni e tutte le cose che ho da fare. Detto questo, passiamo alla parte centrale. Qui abbiamo un monitor BenQ da 32 pollici 1440p. Questo lo tengo sempre attivo con il low blue light per evitare di uccidermi gli occhi, ed oltretutto molto spesso, oltre ad aver sempre appoggiato qui una caraffa d'acqua e un bicchiere, ho sempre degli occhiali con delle lenti antiluce blu che cercano, diciamo, di limitare la mia esposizione, sì, sono inguardabile con questi occhiali, alla luce blu, in modo tale da non uccidermi gli occhi, perché sto qui davanti anche più di 10 ore al giorno, cosa non molto buona per la mia salute. Cerco di prendere le migliori precauzioni. Detto questo, nel monitor, per quel che riguarda sempre il flow lavorativo, quello che tengo è la schermata centrale su cui sto lavorando. Potrebbero essere le mail, se sto rispondendo alle delle mail, la pagina di Google Chrome se sto facendo una ricerca, uno studio, eccetera, o una pagina di note se sto prendendo una nota. Insomma, il main job lo tengo sempre qui. Mentre qui sotto, con un altro accrocchio, questo qui costa una valanga ed è
praticamente introvabile, penso sia uno dei pezzi che costa di più insieme allo shock mount di questo microfono, veramente prezzi folli, ma sono però accessori di qualità che valgono il prezzo. Qui sotto abbiamo un iPad Pro da 12,9 pollici del 2020 collegato con Sidecard a tutto il computer, infatti se vedete la posso trascinare in giro dappertutto dove voglio. Per quel che riguarda il workflow, qui sotto tengo sempre due cose. La prima è Asana, che è il mio gestionale con tutte le cose che devo fare e ce l'ho sempre costantemente sott'occhio. Qui come vedete per esempio stiamo girando il video della mia scrivania e qui ho scritto diciamo una piccola trama di questo video. E l'altra cosa che tengo sempre qui sotto è Slack. Con questo programma interagisco con tutte le persone che compongono il mio team. Poi alle volte nella schermata qui sotto, se è una giornata volatile nei mercati, in una schermata a fianco che posso diciamo navigare con il trackpad, tengo un broker per vedere l'andamento dei vari indici. Dopodiché prima di passare a questa parte veniamo alle periferiche. Io uso un mouse Logitech MX Vertical, mi pare che si chiami, che è anche ergonomico. Vi giuro ragazzi, mi trovo di una comodità che è pazzesca. Poi tutti questi tasti 1, 2 e 3 si possono impostare, per esempio posso navigare tra le schermate e posso richiamare la schermata di navigazione. Adesso non mi ricordo come si chiama questo tipo di schermata. Vabbè. Poi abbiamo una Magic Keyboard lunga con anche il tastierino numerico e un trackpad ed infine ho l'Apple Pencil. Perché? Perché alle volte succede che devo studiare, devo prendere degli appunti e io li prendo con l'iPad. Cosa faccio? Scollego, alzo questa cosa qui, appoggio l'iPad in questa maniera, vado su note, poi in base all'argomento ho diverse sottosezioni, apro una nuova nota, tutto schermo e qui inizio a scrivere il mio appunto in qualunque maniera io voglia. Guardo il video, leggo l'articolo che sia, lo ascolto, prendo appunti. Poi qui ho diciamo gli oggetti che mi possono servire al caso. Ho un secondo cellulare, alcuni cavi per ricaricare il tutto e poi di solito per quel che riguarda l'audio, se non uso già le casse incorporate del monitor, io uso le AirPods. Non ho molte esigenze per quel che riguarda l'aspetto audio, quindi mi bastano le AirPods che lascio sempre qui pronte all'uso. Mentre per quel che riguarda questa parte abbiamo un Acer Predator Helios 300 che in realtà è il computer portatile di mio fratello che usa per l'editing in movimento. In questo momento Fede è la persona che sta registrando questo video ed è la persona che monterà questo video, se voi lo vedrete. Lui in questo momento sta usando il fisso. Io uso il suo portatile sia se ha bisogno di fare qualche live con un pelo più di potenza che se voglio svagarmi vado qui, prendo il joystick, attacco il joystick e ragazzi anche io ogni tanto per staccare il cervello mi faccio una partita a COD. Ragazzi, questa è la mia scrivania, purtroppo domani la dovrò smontare perché ci trasferiamo, ma sicuramente la rimonterò. Spero che questo video sia stato utile o vi abbia dato anche qualche spunto. Se così fosse lasciate un mi piace, iscrivetevi al mio canale se non volete perdervi nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti!